Da quando sono entrato in Kazakistan c'è sempre stato molto vento, che, fortunato come sono, è sempre stato contrario fino a quando non sono entrato in Uzbekistan. È stato uno dei periodi più duri del viaggio. In Russia non ero stato ben accolto e speravo di ritrovare il buon umore in Kazakistan, ma il vento contrario e la solitudine della steppa non me lo hanno permesso. Arrivato al confine con l'Uzbekistan, ho incontrato due cicloviaggiatori russi che venivano dalla Cina e tornavano a casa. Mi hanno avvertito che una volta passato il confine uzbeko ci sarebbe stata solo steppa davanti a me e che il primo paese che avrei trovato era a 160 km dal confine ed il secondo a 110 dal primo. Come se non bastasse, mi hanno anche avvertito che le condizioni stradali erano pessime. Ho fatto scorta di acqua, portando con me 16 litri. La strada era davvero messa male. Sembrava ci fosse stata una guerra. C'erano buche ovunque. Le auto non andavano più di 30 all'ora. Dopo 100 km la strada ha iniziato a migliorare e fortunatamente ho anche avuto il vento a favore. Così, per il secondo giorno, avevo già percorso i 270 km di steppa. Arrivato a Bukhara, ho subito notato che c'era molto movimento. Era perché proprio in quel fine settimana si teneva il Festival della Seta e delle Spezie. Di Samarcanda ho fatto solo qualche foto. Queste sono della parte antica della città, Registan. Non ho mai visto finora paesi così ospitali come quelli dell'Asia centrale. Forse troppo ospitali, visto che non potevo rifiutare una loro offerta senza farli arrabbiare. Mi mancava poco per arrivare a Tashkent, la capitale uzbeka. Avevo appena montato la tenda, quando è passato un ragazzo con suo fratello maggiore. Volevano ospitarmi a casa loro, ma io non volevo, dato che avevo già tutto pronto per dormire. Così abbiamo letteralmente passato un'ora, a discutere su dove dovevo dormire. Alla fine mi sono arreso, ero stanco morto, volevo soltanto riposare. Il mattino seguente il ragazzo mi ha voluto dare un passaggio fino in strada sul suo carro trainato da un mulo. Francesco, siz Toshkentga, Toshkentga. Toshkent. Video. 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 Oh. Oi. A Tashkent ho anche incontrato un viaggiatore che era partito dal Sud America, era andato a nord fino in Alaska e stava tornando a casa in Inghilterra, a piedi. Era partito 20 anni prima.
Dopo aver passato Tashkent, avevo due strade per raggiungere il Kirghizistan. Una proseguendo per l'Uzbekistan, l'altra rientrando per il Kazakistan. Dato che la prima era sterrata e che non avevo dei copertoni adatti, ho scelto la seconda. Del Kirghizistan ho solo visto la capitale Bishkek. Una cosa interessante di questa città era il bazar di Osh, un grande mercato all'aperto dove si poteva davvero trovare di tutto. Dopo il Kirghizistan sono rientrato per la terza volta in Kazakistan. Visto che i cittadini italiani possono entrare ed uscire da questo paese tutte le volte che vogliono, ne ho approfittato. Sulla via verso il confine cinese ho incontrato due cicloviaggiatori che arrivavano dalla Cina. Mi hanno avvertito che là avrei avuto diversi problemi con la polizia, dato che gli stranieri hanno molte limitazioni in quel paese. Mi mancava una manciata di chilometri al confine cinese, quando ho visto in lontananza una nuvola marrone scendere dalle montagne a grande velocità. Era una tempesta di sabbia. Ho fatto giusto in tempo a trovare un riparo sotto un edificio.